Pomeriggio di fine febbraio, giornata molto soleggiata ma ventosa. Provo a uscire lo stesso, vediamo se riesco a fare una bella pescata a bollettino profondo. Travolta ho preso diversi pesci, ne ho filmato qualcuno, poi la batteria della GoPro è finita e quindi non sono riuscito a registrare altro. Vediamo oggi di fare delle registrazioni più dedicate al momento solo della cattura. Ammesso e non concesso che mi faccia pescare. Vediamo un po'. L'idea è quella, se il tempo lo permette, di restare fino al tramonto e oltre. Allora, come dicevo, sono arrivato sullo spot per una pescata di bollettino profondo. Oggi ho cambiato un po' l'assetto perché, nonostante avessi dei braccioli del 66, dello 0,66, si sono attorcigliati tutti alle prime catture, quindi ho messo un fluorocarbon questa volta invece che il nylon dello 0,72. Braccioli leggermente più lunghi, però con il fluorocarbon così grosso dovrebbero restare più distesi. Esche varie, acciughe, calamaro e gambero. Ho pochi gamberi e non voglio pescare molto con i calamari, penso che pescherò principalmente con le acciughe. La batteria la metto esterna per il mulinello, perché se la collego assieme a quella dell'ecoscandaglio ho interferenze sull'ecoscandaglio quando utilizzo il mulinello elettrico, quindi ho una batteria dedicata a parte per il mulinello elettrico e eventualmente dovesse scaricarsi poi mi attacco alle prese della barca. Buttiamo la prima calata. Una luce che si accende a contatto con l'acqua facendo una luce verde, servirà probabilmente più tardi sull'imbrunire, non adesso, è sempre un attrattivo. Siamo pronti, andiamo giù. È la prima calata e ho subito sentito qualcosa che mangiava. La corrente ancora è forte, quindi per non incagliare sto recuperando senza essere sicuro di avere un pesce all'amato. Ma va bene, le prime calate le farò veloci perché aspetto che la corrente diminuisca un po'. Il momento c'è corrente scendente da nord verso sud, dovrebbe cambiare in montante tra un paio d'ore. Prima cala, quindi il mulinello si fermerà a 6 metri e devo recuperare a mano. Uno scorfano. No, una perchia di fondale. L'acciuga chiaramente non tiene bene queste salite e discese a 200 metri. Questo pezzettino lo lascio, ne metto un altro pezzetto. Sta ancora più morbida
rispetto a quella dell'altra volta. I braccioli non si sono aggrovigliati per niente ed è una cosa positiva, anche se sono stati veramente poco sott'acqua. Scendiamo nuovamente. Mulinello Shimano Place 4000, per questa tecnica lo trovo abbastanza buono. Funziona così: questo si apre e si chiude il rocchetto, quindi così gira, mentre se lo metto così si blocca, così rilascio il rocchetto. La leva aumenta il numero di giri del mulinello da 0 fino al massimo che può avere. Questa piccola frizione qui aiuta a non dover tenere il dito sul rocchetto mentre la lenza scende. Se io lo allentassi, la lenza uscirebbe più velocemente di quanto il rocchetto giri, quindi l'imparruccamento sarebbe più probabile. Invece regolandola, il mulinello poi regola il numero di giri, o meglio è la frizione stessa che tiene il rocchetto a una certa trazione costante, quindi possiamo far scendere la lenza al fondo senza dover tenere la canna in mano. Io, nonostante abbia il mulinello elettrico, comunque tendo sempre a pescare con canna in mano. Vediamo cosa succede adesso. Tenendo il motore principale in marcia con il motore elettrico di prua, sono riuscito a fermarmi sul punto e qualcosa ha subito abboccato. Non sembra nulla di grosso, ma la corrente forte può trarre in inganno. A 152 metri e la risalita è abbastanza lunga. Sembra un pesce bianco da come via d'estate. È peculiare come ogni pescatore, quando allama un pesce, specula sul tipo di specie, sulle dimensioni. A volte ci si azzecca, a volte smentiti totalmente. Siamo a 46 metri ancora da testate. Io ammortizzo per quanto possibile con la canna in mano. Vediamo un po' cosa arriva su. Vento e corrente sono entrambe da nord verso sud. Non è semplicissimo pescare in queste condizioni. Siamo a 30 metri. Sto salendo un po' più veloce rispetto al solito perché la volta scorsa ho perso tanti pesci ritirando più lentamente. Voglio vedere se diminuendo il tempo di allamata si riesce a fare meglio. Un muovo. Un occhione sul gambero. Giusto l'esca di cui dispongo di meno. E vabbè, sempre così. Ennesima discesa, nel frattempo pranzo.
Ho incrociato il fondo e ho perso il piombo, e comunque è messo sempre a perdere, e c'è un pesce però all'amato. Mi sto risalendo il pesce, la palatura senza piombo. Purtroppo la corrente non accenna a diminuire, sarebbe dovuto essere la stanca e l'ascendente e l'inizio della montante, ma in realtà così non è. Forse ritardi rispetto alle tabelle. Andiamo a vedere. 10 metri. È un occhione. È venuta pure l'embolia, strano. Ecco un'altra calata. Sto risalendo, sono i pesci allamati e ho cambiato il piombo, l'ho messo sempre da 1 chilo. Vediamo se si slamano o riesco a metterli a bordo. 9 metri. 5, 4, 3, 2, 1. Sempre un comunque mangiato su tutti gli ami, forse anche troppo piccolo, lo rilasciamo. Speriamo che comincino a mangiare pesci più grossi. Rifaccio le innescate. Esco con 2 acciughe negli ami più bassi e due pezzi di calamaro in quelli più alti. Acciughe sempre con filo elastico. Boccone bello abbondante, la speranza che la taglia aumenti. Comunque la zona, nonostante non sia molto profondo, perché insomma dovrebbero essere intorno ai 100, un cappello sui 160 metri, 170 metri, risalendo da 230 metri. La zona deve essere particolarmente gradita, quindi mi sa che fra qualche mese gli metterò un palamido qua sotto. Vediamo se con un palamido, comincerò con un palamido da 50 ami, vediamo se va bene. Qualcosa mi sa che sta mangiando. Gli ami sono circle, ecco, del numero 1. Sì, qualcosa sta mangiando. Ami circle del numero 1, octopus, della gamma Katsu, credo si chiami così. Teoricamente non dovrei neanche ferrare. Sembra ci sia allamato un pesce piccolo.
quindi aspetterei ancora un po' prima di risalire. Vabbè, risaliamo. Qualcosa sembra alla madre. Quello che si è attaccato la punta della canna è un organismo planctonico. In questi giorni il mare è pieno, nel porto con l'acqua più ferma si vedono molto bene. Vi risparmio questa lunga risalita, faccio vedere direttamente cosa ha boccato. Ah no, un pagello, no, un occhione anche molto carino. Questo è un bell'occhione. Non grandissimo, però una bella pezzatura. Questo lo possiamo tenere. A questo punto regalo immediatamente, sfruttando l'occasione. Credo che all'inizio fossero due comunque. Vediamo. Siamo arrivati a 40 metri, il pesce ancora continua a dare testate. Che dire, la scaramanzia dico sia uno scorpano anche questo, magari esce fuori un altro occhione di taglia. Siamo a 21 metri, 20 metri, ci siamo quasi. Ho preparato il retino perché me ne sono caduti a mare fin troppi risalendo. Eccoci qua, 6 metri, 5, 4, 3, 2, 1 e 1 destra. Ah, due begli occhioni, piccolini, un occhione e uno scorpano. Anche se questo è da rilascio. Altra calata, altra boccata. Abbastanza pesante. Sì, che la corrente sta nuovamente aumentando. Nonostante questo, con il solo motore di prua riesco a tenermi sul punto.
e lascio che la lenza arrivi sui 168 metri nonostante io sia sul ciglio della secca. Sembrerebbe che mangino proprio nella parte della discesa della secca verso sud. Salgo un po' più piano vista la corrente aumentata e il peso. Vediamo un po' se è una mossa vincente oppure una stupidata. Sembra una calata interessante. È un pesce che sale con la bocca aperta e fa molto attrito, sono più di uno. La pesca con il mulinello elettrico permetterebbe di tenere la canna sul portacanna anche durante la risalita, ma io preferisco tenerla in mano e assecondare le mangiate dei pesci, le testate. È più forte di me, nonostante il peso sia davvero notevole. La canna comunque ha una schiena molto rigida, è una bassa azione di punta, dunque gestisce dei pesi veramente importanti. Forse è una bella fortunata cattura, che so, un San Pietro, una cerniotta, sarebbe male, ma non è in realtà così pesante, credo parecchio sia la corrente. Sono a 30 metri, 29. Entrato il nylon, siamo a 6 metri. Voglio recuperarla a mano. Uno scorfano e basta. Un bello scorfano. Proprio un bel pesce. Vediamo se riesco. Andiamo con la luce, anche se la corrente mi sa che non mi farà più pescare. Nulla, non riesco a pescare più bene qui, quindi vediamo, mi sposto. Qui ero sulla scaduta dal ciglio della secca. A questo punto mi metto qui, anzi segno proprio un waypoint. Ritiro e vedo di spostarmi lì, faccio una cala, se riesco a pescare bene, se no me ne vado. Il sole se n'è andato, dovrebbero mangiare quelli più grossi, ma la corrente è diventata troppo forte, non riesco a pescare bene. Comunque sto facendo una risalita, ho visto che qualcosa stava mangiando, non riesco a capire se ha lamato o meno. Siamo a 32 metri adesso. Se fosse stato un pesce decente avrebbe dovuto farsi sentire di più, no, che non sia un occhione anomalo, microscopico. Se riusciamo a non fargli troppo male.
speriamo si riprenda. Sono tentato ad andare via, però al tempo stesso vorrei usare questo calasole, vedere se prendo qualche occhione, qualche mupo più grosso. Occhione, mupo, pezzogna. Ragazzi, la pescata si conclude qui. Non sono riuscito più a pescare perché la corrente scendente è aumentata, il piombo a malapena toccava il fondo, veniva trascinato via, quindi era difficile mantenerlo fermo, infatti ne ho persi due. Basta, mi ritiro. Comunque qualche pesciotto per la cena l'ho preso, quindi mi posso ritenere soddisfatto. Nulla, alla prossima, magari in un momento in cui le correnti siano un pochino più accettabili. Seguitemi sul canale. Ciao!